Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. Oggi ti presento due funzioni di testo tra le più nuove di Excel, testo.precedente e testo.successivo, che fanno parte delle potenti funzioni matrice dinamica. Queste formule permettono di estrarre facilmente parti di testo relative alla posizione precedente o successiva in una matrice di dati, rendendo l'elaborazione testuale più fluida e automatica ed evitando di dover scrivere formule chilometriche, nidificando più volte fra di loro le funzioni più datate di Excel. Nel tutorial vediamo come sfruttarle al meglio per lavorare con grandi insiemi di dati in modo semplice e veloce. Sei pronto a scoprire queste novità? Iniziamo! Dato un elenco di nominativi, vogliamo estrarre il cognome e il nome di ogni allievo. Nel video precedente di questa playlist abbiamo individuato la posizione dello spazio mediante le funzioni ricerca e trova e successivamente abbiamo utilizzato le funzioni sinistra, destra e stringa estrai per raggiungere il nostro obiettivo. Queste operazioni sono state notevolmente semplificate con l'introduzione di due nuove funzioni di Excel, le funzioni testo precedente e testo successivo. Ognuna di queste due funzioni ha 6 parametri e in questo primo esempio utilizzeremo solo i primi due parametri, quelli obbligatori. Per estrarre il cognome utilizzo la funzione testo precedente. Doppio clic e il primo argomento è il testo da cui vogliamo estrarre la parte più a sinistra, fino al primo spazio. Digito ora punto e virgola e passo al secondo argomento, il delimitatore. Come ho già detto, il delimitatore è costituito da uno spazio, digito dunque virgolette spazio virgolette. Premendo invio ottengo la lista dei cognomi. Dunque, con una sola funzione siamo stati in grado di individuare lo spazio e di estrarre la parte alla sua sinistra, cioè il cognome. La funzione testo successivo funziona in modo analogo. Ora la inserisco, uguale, testo, la seleziono con un doppio clic e successivamente come primo argomento seleziono la lista degli allievi, digito punto e virgola e come secondo argomento di nuovo lo spazio, virgolette, spazio, virgolette. Chiudo la parentesi e premo invio. Come avrai potuto notare, queste due funzioni semplificano notevolmente l'estrazione di parti di testo da una stringa. Ma il bello deve ancora venire. Ti mostro ora come si utilizzano gli altri parametri. Nella colonna azzurra a sinistra ho un elenco di hotel con la relativa classificazione dalle 2 alle 5 stelle. Vorrei riuscire a separare il nome dell'hotel dalla sua classificazione in base al numero di stelle. Per quanto riguarda l'estrazione del nome dell'hotel è tutto molto semplice, dunque ti mostro già la formula. Ho utilizzato la funzione testo precedente e ho selezionato come primo parametro la colonna azzurra contenente l'elenco degli hotel. Come secondo parametro, tra virgolette, ho digitato spazio e una barra verticale, poiché il nome dell'hotel si trova prima di uno spazio che precede la barra verticale, che a sua volta precede la classificazione a stelle. Per quanto riguarda invece la classificazione a stelle, siccome a destra delle stelle è presente anche una barra verticale, la funzione testo successivo da sola non basta. Ricaviamo nuovamente la formula. Iniziamo a ricavare la parte di testo successiva alla prima barra verticale. Utilizzo la funzione testo successivo. La seleziono con un doppio clic, seleziono l'elenco degli hotel, digito punto e virgola e come delimitatore inserisco virgolette, barra verticale, virgolette. Premo invio. Come puoi notare è comparso il corretto numero di stelle, ma c'è una barra verticale alla fine. Dobbiamo eliminarla. Per far questo possiamo utilizzare la funzione testo precedente qui all'inizio. Digito dunque testo, seleziono la funzione testo precedente, il primo argomento, il testo, risulta già inserito ed è costituito da un certo numero di stelle seguite da una barra verticale. Digitando ora punto e virgola ed inserendo di nuovo virgolette, barra verticale, virgolette, riesco ad estrarre il testo che precede l'ultima barra verticale, e cioè il numero esatto di stelle dell'hotel.
chiudo la parentesi tonda e premo invio. Questa è una tecnica che puoi utilizzare sempre quando vuoi estrarre delle parti di testo interne ad una stringa ed è un modo più dinamico per sostituire la funzione stringa.estrai. Ti mostro ora a cosa servono il quarto e il sesto parametro della funzione, i parametri matchMode e ifNotFound. Supponiamo di dover cercare un qualsiasi carattere all'interno di questa stringa di testo, ad esempio la lettera L. Provo a farlo utilizzando la funzione testo precedente. Seleziono l'elenco degli hotel, digito punto e virgola, inserisco tra virgolette la lettera L e premo invio. Come puoi notare, ci sono alcuni nomi di hotel che non contengono la lettera L. Per evitare questi errori di valore non disponibile, possiamo utilizzare il sesto parametro della funzione, il parametro ifNotFound, e quindi digito 4 volte punto e virgola e inserisco un testo da visualizzare nel caso il valore non venga trovato. Ad esempio, carattere non presente nel testo. Ovviamente, trattandosi di un testo, va inserito fra virgolette, virgolette all'inizio e virgolette alla fine. In questo modo, premendo invio, eviteremo gli antiestetici messaggi di errore. Per quanto riguarda invece il quarto parametro, se questo viene omesso oppure viene inserito 0, si ha una corrispondenza sensibile alle maiuscole e alle minuscole, e dunque Excel cercherà proprio la L minuscola. Inserendo invece 1, Excel non farà distinzione fra maiuscole e minuscole, e dunque, ad esempio, qui in riga numero 13, la prima L è proprio l'iniziale del nome dell'hotel. Premendo invio, questa cella rimane vuota, poiché nessuna lettera precede la L che si trova proprio all'inizio del nome. Ti mostro ora un'applicazione molto interessante di queste due funzioni che mi consentirà di mostrarti anche l'utilizzo degli ultimi parametri rimanenti, il terzo e il quinto parametro. Nella colonna più a sinistra della tabella sono presenti alcuni codici alfanumerici che riportano il modello, l'anno di produzione, il magazzino, che può essere A, B o C, il piano, che può essere P1, P2 o P3, lo scaffale da S1 fino a S5 ed il ripiano sullo scaffale da R1 fino a R5. Vogliamo estrarre da ogni codice questi dati in colonne separate. I dati sono volatili e premendo il tasto F9 cambiano in continuazione. Per quanto riguarda l'estrazione del modello è tutto molto semplice. Utilizzando la funzione testo precedente seleziono come testo la prima colonna della tabella, quella contenente i codici alfanumerici, e come delimitatore inserisco un trattino, ovviamente fra virgolette. Vediamo ora come si estraggono le altre 5 colonne. Ti anticipo già che alla fine del video ti mostrerò un'unica formula che permetterà di estrarre tutte queste 5 colonne. Vediamo ora come estrarre l'anno. Siccome l'anno è una parte interna al codice, possiamo utilizzare la tecnica vista in precedenza, e cioè nidifichiamo la funzione testo precedente all'interno della funzione testo successivo. Mediante la funzione testo precedente, all'interno della prima colonna della tabella, quella contenente i codici, imposto come delimitatore un trattino, ovviamente fra virgolette, e utilizzando il terzo parametro della funzione, impostato al valore 2, chiedo a Excel di trovare il secondo trattino nel codice. Il terzo parametro, dunque, in questo caso, ci permette di individuare la seconda occorrenza del delimitatore all'interno del codice. A questo punto, tutta questa funzione mi permette di ottenere la parte più a sinistra del codice fino all'anno compreso. A questo punto la funzione testo successivo, in questa prima parte del codice, va a cercare il trattino e prende la parte successiva a quest'ultimo, cioè proprio l'anno 2021. Siccome al posto di selezionare la cella A3 ho selezionato tutta la colonna, tutti gli anni vengono estratti in un sol colpo. Vediamo ora come individuare il magazzino. Come puoi notare, la formula è identica alla precedente, solo che nella prima colonna della tabella ho ricercato un trattino in terza posizione e dunque qui nella prima cella ho estratto il codice fino alla lettera C.
Successivamente, utilizzando la funzione testo successivo, ho preso come testo la parte del codice fino alla lettera C e sono andato a cercare il trattino in seconda posizione e quindi ho individuato questo trattino ed ho estratto la parte successiva fino alla lettera C e dunque solo la lettera C. Le altre formule sono simili. Ho utilizzato la stessa formula cambiando questi numeri, 4 al posto di 3 e 3 al posto di 2, e per quanto riguarda lo scaffale ho inserito 5 e 4. Per quanto riguarda il ripiano, invece, le cose sono un po' differenti, poiché i trattini sono solamente 5 e quindi non posso inserire 6 e 5. Excel ci consente di risolvere agevolmente anche questo problema. Qui interviene il quinto parametro della funzione, il parametro matchEnd. Questo parametro, che per impostazione predefinita è uguale a 0 e dunque anche se omesso vale 0, quando viene impostato a 1 inserisce virtualmente un delimitatore anche qui alla fine, quindi è come se mettesse un trattino anche qui alla fine e a questo punto posso inserire i valori 6 e 5 qui alla fine in modo che venga estratto il testo che si trova fra il quinto e il sesto trattino, che è quello aggiunto virtualmente da Excel qui alla fine. Analizziamo ora la formula che ci risolve tutto in un colpo solo. La inserisco in cella C2 e poi te la spiego. La formula è identica alle precedenti, solo che dopo aver selezionato la colonna A ho dovuto bloccare solamente i riferimenti di colonna premendo 3 volte il tasto F4. Questo perché dopo dovrò trascinare verso destra la formula senza che la colonna di ricerca A si sposti verso destra. Successivamente, al posto di scrivere i valori ad esempio 3 e 2, ho utilizzato la funzione colonne di Excel che ti spiegherò in un prossimo video. Ho selezionato le celle B1 e C1 e ho bloccato i riferimenti della cella B1 premendo una volta il tasto F4, mentre solamente il riferimento di riga della cella C1 premendo 2 volte il tasto F4. La funzione colonne conta il numero di colonne presenti fra la colonna B e la colonna C e restituirà come risultato 2. Qui alla fine ho utilizzato ancora la funzione colonne e ho diminuito il risultato di un'unità. In questo modo, se questa funzione fornisce come risultato 2, questa fornirà come risultato 1. Se questa ad esempio fornisce come risultato 4, questa fornisce come risultato 3, esattamente come negli esempi precedenti. Quando la formula verrà trascinata verso destra, questo riferimento diventerà da B fino a D, da B fino a D e così via, e il numero di colonne aumenterà progressivamente. Premendo invio e trascinando con il tasto destro la formula, ricopiando senza formattazione, riusciamo ad estrarre tutti i dati dai codici in un attimo. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!